Oggi voglio parlarvi di un argomento che incuriosisce molti italiani che vivono in Tunisia o che hanno una relazione con una persona tunisina: il fidanzamento. In tanti, quando sentono questa parola, tendono a scappare a gambe levate, ma in realtà, sebbene sia un aspetto importante della cultura tunisina, non c'è motivo di preoccuparsi. Parleremo prima dell'aspetto sociale e culturale, illustrando tradizioni e usanze, poi entreremo nello specifico per spiegare come può svolgersi una cerimonia di fidanzamento tra un'italiana e una donna tunisina. Vediamo quindi cosa significa davvero il fidanzamento in questo contesto. È un impegno di matrimonio? Ha valore legale? Guardate questo video fino alla fine perché a mio avviso è molto interessante e si basa anche su esperienze dirette. In Tunisia il fidanzamento è una tappa molto importante nella vita di coppia, ma anche un momento che coinvolge fondamentalmente le famiglie. Tradizionalmente questo passaggio si chiama in arabo kitab, un termine usato in tutto il mondo islamico per indicare la richiesta ufficiale della mano della donna da parte della famiglia del futuro sposo. Tuttavia nel linguaggio quotidiano tunisino si utilizza molto più spesso il termine francese fiancé, una parola ormai entrata nel lessico comune, soprattutto tra i giovani. In genere tutto parte da una fase informale. Quando una coppia che fino a quel momento si è frequentata solo in luoghi pubblici e in presenza di parenti o amici decide di fare sul serio, la famiglia dell'uomo si reca a casa della donna per fare una richiesta ufficiale, spesso chiamata khotba, anche nel tunisino parlato. Se la famiglia della ragazza accetta, si organizza una cerimonia più o meno semplice che sancisce pubblicamente l'unione. La cerimonia può variare da regione a regione anche in modo considerevole, ma di solito prevede l'incontro delle famiglie, una tavola imbandita con dolci tipici tunisini come i macrud o le corna di gazzella, tè alla menta e in alcuni casi anche un pranzo o una cena. Alcune famiglie non richiedono l'anello, che non è obbligatorio, mentre altre preferiscono di sì. Durante le cerimonie più tradizionali, lo sposo o la sua famiglia offrono alla futura sposa dei regali, gioielli, profumi, abiti tipici oppure oggetti simbolici. In alcuni casi la cerimonia si trasforma in una piccola festa con musiche, danze e abiti tradizionali. È importante chiarire però che il fidanzamento tunisino non ha valore legale. Si tratta di un impegno sociale, culturale e morale, ma non è giuridicamente vincolante. In alcuni casi, soprattutto se uno dei due partner vive all'estero o per ragioni legate alla documentazione, si può firmare una promessa di matrimonio davanti a un notaio. Tuttavia questa è un'eccezione e non è la norma. Il vero vincolo legale si concretizza solo con la firma del contratto matrimoniale, che avviene davanti a un ufficiale civile o un imam autorizzato. Vorrei ricollegarmi ad un altro video in cui spiego perché il matrimonio tunisino non è una funzione religiosa. Lo trovate qui sopra e in descrizione. Un altro aspetto interessante è la questione del mahr, che in arabo significa dote. Nella cultura islamica il mahr è una somma di denaro o un bene materiale che lo sposo offre alla sposa come segno di rispetto e impegno. Non si tratta di un prezzo, come qualcuno erroneamente crede, ma di un atto simbolico. Il mahr viene registrato nel contratto di matrimonio, ma può anche essere discusso già durante il fidanzamento, se le famiglie considerano di stabilire fin da subito le condizioni dell'unione. Tutto questo dimostra quanto la famiglia sia ancora oggi un elemento centrale della società tunisina. Il fidanzamento non riguarda solo due persone, ma è vissuto come un'unione tra due famiglie. È un'occasione per conoscersi, per instaurare legami e creare un clima di fiducia e collaborazione in vista del matrimonio. Anche se i giovani tunisini vivono oggi le relazioni in modo più moderno, la cerimonia di fidanzamento resta un passaggio fondamentale. È una tradizione che si rinnova, che può adattarsi ai tempi, ma che conserva un profondo valore affettivo e simbolico. Vediamo ora cosa succede se un italiano, spesso in pensione, conosce una donna tunisina e decide di fidanzarsi con lei. Sfatiamo innanzitutto una diceria che purtroppo è ancora molto diffusa. In Tunisia i matrimoni tra donne giovani e uomini molto più grandi sono comuni e accettati. Sì, ma solo tra tunisini. Purtroppo quando una giovane donna si accompagna ad un italiano molto più anziano, la cosa non viene vista di buon occhio. Per questo motivo spesso si richiede che venga celebrato un fidanzamento per mettere a tacere le malelingue e dimostrare che l'uomo ha intenzioni serie. In questo caso la cerimonia è molto semplice, almeno di norma.
L'uomo si presenta alla famiglia della donna ed esprime chiaramente le sue intenzioni. Il fidanzamento, va ricordato, non è vincolante, serve principalmente per permettere alla coppia di conoscersi meglio, anche se sempre nel rispetto delle regole islamiche, almeno agli occhi dei familiari. Può quindi accadere che la relazione termini e con essa anche il fidanzamento, che si scioglie automaticamente. Come detto, si tratta di una semplice promessa morale senza alcun valore legale. Attenzione però a ciò che si promette anche verbalmente. Una promessa di matrimonio espressa davanti ai genitori, in presenza di testimoni, potrebbe avere un certo peso. È quindi importante attenersi ai protocolli senza esagerare e soprattutto senza dire sì a richieste che non si è certi di aver compreso fino in fondo. Spesso il fidanzamento è necessario perché senza di esso ogni tipo di relazione tra la coppia sarebbe proibito. Anche una semplice passeggiata o un giro in auto, che in teoria sarebbero vietati, diventano più accettabili. In questo modo si evita di mettere in imbarazzo la famiglia della donna, che potrebbe vedere la relazione come un motivo di disonore, causando addirittura una rottura familiare con conseguenze anche gravi per lei. In sostanza, se avete conosciuto una donna tunisina e volete frequentarla con maggiore libertà, il fidanzamento può offrirvi una certa protezione da critiche e maldicenze. Proprio per questo motivo viene spesso richiesto e poiché non ha alcun vincolo legale, non è affatto un modo per mettervi il cappio al collo. Potete stare tranquilli. In un paio di occasioni, parlando dell'argomento, mi è stato chiesto: ma dopo il fidanzamento ci si deve sposare? Diciamo che se non ci sono altri interessi, e lo dico in tutti i sensi, non avrete nessuno con il fiato sul collo e un periodo di 1 anno o 2 viene generalmente considerato più che accettabile. Va da sé che per un pensionato di 60 anni che si fidanza con una donna più giovane e vuole sentirsi libero di vivere insieme senza problemi, il matrimonio è da prendere in considerazione. Riflettete solo quando il matrimonio vi viene quasi imposto con tempi estremamente brevi, ma queste sono considerazioni che non si possono generalizzare e che vi conviene ponderare attentamente. In questo senso vi invito a dare un'occhiata ad altri video sull'argomento che trovate elencati in descrizione. Permettetevi di chiedervi un piacere prima di continuare. Molti di voi guardano i miei video, li trovano utili e interessanti, ma non si iscrivono al canale e non mettono nemmeno un like. Questo per me è un problema perché rallenta la crescita del canale e mi impedisce di creare contenuti sempre più esclusivi e interessanti. Mi regalate pochi secondi del vostro tempo? Registratevi al canale cliccando proprio qui in basso sulla scritta iscriviti. Dovrete farlo solo una volta e attivate le campanelline così da non perdere i nuovi video. Poi chiaramente, se il video vi piace, cliccate sul pollice in su. Tutto gratis e veloce per voi, ma fondamentale, davvero molto fondamentale per me. Posso contarci? Grazie. Se state quindi vivendo un fidanzamento in Tunisia o se state pensando di iniziarne uno, raccontatemi la vostra esperienza nei commenti. E se questo video vi è stato utile, lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti sulla vita in Tunisia.